Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale del filo rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questo carinissimo top estivo, il top Sunbart che avete visto appunto in anteprima, e lo andremo a realizzare con del cotone. Io ho usato il cotone Drop Saffron nella variante appunto del color Tiffany, il numero 50, e il colore sempre del Drop Saffron, il colore bianco del numero 17. Qui vi potete ovviamente sbizzarrire. Io ho scelto di farlo con queste due tonalità, ma potete scegliere di fare tantissimi accostamenti. Io ero indecisa se farlo bianco-rosa, oppure bianco e glicine, o sarebbe bellissimo anche bianco-azzurro. Veramente c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Naturalmente potete anche farlo a strisce colorate, però a mio gusto appunto alternare una striscia appunto di cotone bianco con un colore sempre pastello, a mio avviso proprio è molto raffinato. Quindi andiamo a vedere come si realizza questo top e che cosa serve. Allora, ci servirà un uncinetto del numero 3,5, e ci serviranno 2-3 gomitoli del colore bianco, del Drop Saffron bianco, e un paio di gomitoli invece soltanto del colore Tiffany. E dopodiché appunto l'uncinetto del 3,5, qualche marcapunto per appunto segnare poi i punti del passaggio degli scalfi delle maniche, un rocchetto di filo bianco e un ago, un nastro elastico, io ho scelto da 3 mm, quindi non troppo alto, e una forbice. Vi lascio poi nell'info box la quantità esatta di cotone che ho utilizzato. Naturalmente voi potete scegliere qualsiasi altro tipo di filato che abbiate anche in casa in rimanenza, e ovviamente io vi darò le indicazioni per poter appunto eseguire questo top nella maniera più adatta alla vostra fisicità e quindi in modo da adeguarlo alla vostra taglia. Allora, il top si lavora innanzitutto in top down e si inizia a lavorare dal basso verso l'alto. Quindi con questa fascia di motivi di punto fantasia che io ho scelto a ripetizione, poi dopo si arriva appunto alla parte finale, alla parte alta del top, dove si andranno ad eseguire questi quadratini che serviranno appunto per infilare questo nastro elastico, ed in ultima andremo a montare delle catenelle lungo la circonferenza del top, lasciando lo spazio per gli scalfi delle maniche. Andremo a montare intorno delle catenelle per formare queste alette dove noi andremo ad infilare le braccia, e andremo a creare questa meravigliosa bordura. A me piace tantissimo perché dà un tocco veramente di raffinatezza a questo capo. Potete anche, per carità, decidere di finire il top soltanto a fascia, però l'effetto, secondo me, forse magari un po' più da ragazze giovani, soltanto a fascia, però l'effetto così con questo tipo di bordo veramente dà un tocco proprio romantico a questo capo che trovo veramente delizioso. Quindi vi do un po' di misure, che così capite un attimo come realizzarlo. Ovviamente io ho eseguito come sempre una taglia S, però appunto potete semplicemente adattarlo alla vostra taglia in questo modo. Prendete la circonferenza del vostro giro petto, quindi della parte diciamo più ampia della lavorazione, che è quella del giro petto, e sulla base di quella montate un numero di catenelle multiplo di 3. Allora, io vi do le misure di questo top, che è una taglia S, però vi dico già che sono indicative perché io l'ho eseguito per me, ma mi piaceva appunto non mi piaceva proprio che vestisse aderente, quindi ho scelto di farlo un attimino morbida, quindi un paio di centimetri in più rispetto alla mia circonferenza. Di base, quindi il top misura 40 centimetri. L'ho lavorato, e anche questo è soggettivo, l'ho lavorato per 32 centimetri in altezza, quindi
32 centimetri, 32-33 centimetri prima, poi e poi appunto ho fatto la bordura tutto intorno. Però appunto vi dico che queste misure sono soggettive, perché dipende sia dal vostro gusto e sia dalle vostre misure. Per esempio, per mia figlia, che ha voluto soltanto un top semplicemente a fascia, che adesso io dovrò andare a finire, la misura del top è più piccola, nonostante noi due abbiamo la stessa taglia, però lei lo voleva vestire proprio aderente in figura, quindi il suo appunto misura 36 centimetri e lo vuole appunto più corto in altezza, perché lo desidera appunto portare con la pancia fuori per il mare, quindi l'ho realizzato per 25 centimetri. Quindi, come vedete, due taglie S, però due modi diversi due gusti diversi di volere questo top. Quindi vedete, li sto facendo appunto combaciare. Come vedete, uno veste un paio di centimetri, quindi 4 centimetri più piccolo in circonferenza, perciò vedete un po' voi, a vostro gusto, come farlo. Io sono appunto partita dalla parte bassa, ho realizzato una fascia di colore bianco, una Tiffany, un'altra bianco, una Tiffany, e poi per finire con un'altra fascia di bianco. È bello appunto finire prima della bordura, se la fate con il colore tono su tono, in modo che la bordura, quando viene girata, si contrasti con la parte sotto con il suo colore, perché non sarebbe bella ugualmente se la bordura venisse contrastata con una fascia colorata. Sempre secondo me la trovo molto più raffinata fatta così. Quindi detto questo, andiamo a vedere come procedere per la realizzazione di questo top. Con l'uncinetto del numero 3,5, una volta avviate le nostre catenelle di base, multiplo di 3 più 1, allineiamo bene la nostra catenella e chiudiamo la catenella intorno, agganciandoci alla prima effettuata con una maglia bassissima. Dopodiché ci alziamo con una catenella e effettuiamo sotto ad ogni maglia di base sottostante tutto intorno un giro di mezze maglie alte. Quindi in questo modo una mezza maglia alta sotto ad ogni catenella che troviamo di base, e procediamo così lungo tutta la nostra circonferenza. Una volta completato il mio giro di mezze maglie alte, mi aggancio con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta effettuata e chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e nella seconda effettuo una maglia alta, una catenella, salto uno spazio di base, nel successivo faccio una maglia alta, una catenella di base, salto uno spazio e nel successivo faccio una maglia alta. Procedo quindi così per tutto questo secondo giro, effettuando quindi questa maglia alta intervallata da una catenella, saltando uno spazio sottostante. Si vengono quindi a formare così dei quadratini che serviranno poi a passare il laccetto che andrà a stringere la fascettina di base, l'inizio del mio lavoro. Quindi una catenella, salto uno spazio di base, una maglia alta. Procedo così lungo tutta la mia circonferenza del giro. Giunta alla fine del giro ed effettuata la mia maglia alta, faccio una catenella appunto di separazione e mi aggancio alla terza catenella della prima maglia alta eseguita e chiudo così il mio cerchio. Mi alzo con una catenella e adesso effettuo una maglia bassa lungo tutta la circonferenza del mio giro, effettuando allora una maglia bassa nell'arco di catenella dove appunto c'è lo spazietto e una maglia bassa sopra alla maglia alta di base. Quindi qui dove c'è il buchino entro dentro e faccio una maglia bassa, e dove c'è appunto la maglia alta faccio sempre una maglia bassa. Quindi una maglia bassa,
nell'archetto e una maglia bassa nel paletto della maglia alta, in questo modo, e procedo così per tutta la circonferenza del mio giro. Una volta terminato tutto il mio giro di maglie basse, mi aggancio con una maglia bassissima nella prima maglia bassa effettuata del giro e vado a chiudere il mio cerchio. Mi alzo ora con 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto da cui ora mi sono alzata effettuo un po' strettino, effettuo una maglia alta e vengo a formare questa prima V. Salto 1, 2 e nel terzo spazio sottostante effettuo una maglia alta, una catenella di separazione e all'interno dello stesso spazio faccio un'altra maglia alta. Quindi vengo a formare queste V. 1, 2 catenelle di base, salto 1, 2 e nella terza effettuo una maglia alta, una catenella di separazione e nello stesso punto rientro e faccio una maglia alta. Quindi lungo tutta la mia circonferenza di questo giro vado ad effettuare tutto intorno questo punto V. Rivediamo insieme: salto 1, 2 spazi di base e nel terzo entro, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Procedo quindi lungo tutta la mia circonferenza. Ora, come vedete, io sto lavorando su un piccolo prototipo perché il progetto l'ho realizzato. Andiamo a fare per tutta la circonferenza di questo giro questo punto V. Una volta completato tutto il giro mi resteranno, come vedete, di base 2 catenelle. Io mi aggancio alla terza catenella della prima V effettuata con una maglia bassissima e vado a chiudere il mio cerchio. Ora effettuo 1, 2, 3 e 4 catenelle. In mezzo allo spazietto delle due V, quindi qui dove la V si tiene a braccetto, passo sotto ed effettuo una maglia bassa. 3 catenelle, passo nel punto di contatto successivo delle V e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado nello spazietto dove le due V si tengono a braccetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, passo sotto all'archetto, una maglia bassa. Quindi vado a fare tutte queste, diciamo, cappette intorno sopra alla testina di queste V e rivediamo. Quindi 1, 2, 3 catenelle, passo sotto, pesco il filo e faccio la mia maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e in mezzo alle due V faccio la mia maglia bassa. Procedo quindi così per tutta la circonferenza del mio giro. In questo modo. Giunti alla fine del mio giro, all'inizio ho fatto 4 catenelle anziché 3 perché la prima corrisponde alla mia maglia bassa, diciamo di contatto fra le due V, dove ora vado a chiudere il giro agganciandomi con una maglia bassissima. Ora con una maglia bassissima, con una e due maglie bassissime, mi porto al centro delle 3 catenelle dell'archetto che mi trovo successivo. Quindi mi sono spostata con 2 maglie bassissime e sono appunto al centro di questa cappetta. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a farmi una maglia alta. Quindi ora vado a farmi un altro giro di V agganciandomi alla catenella centrale delle 3 sottostanti. Quindi effettuata la mia V, filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella delle 3 sottostanti, quindi perciò è quella centrale,
entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa, una maglia alta, scusate, una catenella di separazione, rientro dentro allo stesso punto e faccio una maglia alta, e quindi vado di nuovo a formarmi il mio giro di V. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella centrale, nella seconda, faccio una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado nella centrale, nella seconda, quindi delle 3 catenelle sottostanti, quindi faccio una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Nella catenella centrale delle successive una maglia alta, una catenella di separazione ed una maglia alta. Quindi procedo per tutto questo giro effettuando il mio punto V. Una volta completato il mio giro di V, vado a chiudere il giro agganciandomi alla terza catenella della prima V eseguita con una maglia bassissima, in questo modo. Mi alzo con una catenella e faccio 1, 2, 3, quindi in totale 4, perché la prima corrisponderà ad una maglia bassa, e ripeto di nuovo il mio giro delle 3 catenelle e della maglia bassa, quindi 3 catenelle e una maglia bassa sotto appunto il braccetto delle 2 V, 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa in mezzo all'archetto che tiene le 2 V, e procedo così nuovamente per tutto il giro. Durante i miei video sentirete spesso abbaiare il mio cane e dovete portare pazienza, un giorno magari ve lo faccio vedere, però ogni tanto mi interrompe le registrazioni con i suoi versetti. Una volta effettuato tutto il mio giro, montate le mie ultime 3 catenelle, mi aggancio alla prima con una maglia bassissima. Mi sposto quindi con 2 maglie basse per andare al centro delle 3 catenelle dell'archetto successivo e vado a fare, come ho fatto appunto per i giri precedenti, il terzo e ultimo giro di punti V. Quindi mi alzo con 4 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta. Vado nell'archetto successivo, quindi nella catenella centrale, 1, 2, nella seconda delle 3, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro nella seconda catenella delle 3 centrali e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi vado a completare tutto questo giro con un terzo giro di punti V. Tutto il mio giro di V e unite le 2 V con una maglia bassissima, mi alzo con 1, 2, 3 e 4. Completo questo giro effettuando tutto intorno delle maglie triple, quindi faccio 1, 2, 3 gettate sul filo, quindi sono qui in corrispondenza del braccetto della V, entro nell'archetto della V e faccio 1, 2, 3 e 4. Quindi ho buttato giù a 2 a 2 il filo per 4 volte, quindi vediamo di nuovo 1, 2, 3 e 4 gettate, no scusate, 3 gettate, entro nel secondo braccetto della V, quindi dove ho la seconda maglia alta della V, pesco il filo e faccio butto giù 2, pesco il filo, butto giù 2, filo sull'uncinetto, butto giù altre 2, filo sull'uncinetto, butto giù altre 2, 1, 2, 3 gettate sull'uncinetto, mi sposto all'interno del braccetto della V successiva, quindi in corrispondenza della maglia alta successiva, esco il filo e butto giù 1, 2, 3 e 4. Quindi vado a fare per tutto il giro queste maglie triple, 1, 2, 3 gettate sull'uncinetto,
entro nell'archetto della mia V, esco il filo, quindi butto giù 2, poi butto giù altre 2, butto giù altre 2 e butto giù altre 2. Cercate di farlo, di tenerlo ben stretto finché lo lavorate a questo punto, affinché non diventi troppo lasca la lavorazione. Quindi vediamo 1, 2, 3 gettate sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta della V, quindi facciamo 1, 2, 3 e usciamo 4 volte, quindi si viene a formare tutto intorno questo giro di maglie triple. Rivediamo di nuovo assieme: 1, 2, 3 gettate, entriamo nella maglia alta di questa V, quindi usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2 e usciamo da 2. 1, 2, 3 gettate, passo nella catenella di spaziatura di questa V, 2, 2, 2 e 2, 1, 2 e 3 gettate nel filo, vado nella maglia alta della V, esco il filo, esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Quindi vado a completare tutto questo giro con delle maglie triple, perciò ne devo fare una sulla prima maglia alta della V, una dentro allo spazietto che separa la V, una dentro all'altro braccetto della V, quindi 1, 2 in mezzo e 3. Vedete, in questa maniera qui. Procedo così lungo tutto il giro con la lavorazione di queste maglie triple. Completato tutto il mio giro di maglie triple, devo andare ad agganciarmi con una maglia bassissima alla prima maglia tripla effettuando, ma siccome mi trovo appunto nella condizione di aver finito la mia prima riga di colore bianco e di dover passare al colore appunto che ho scelto da alternare, in questo caso io appunto ho scelto il Tiffany, vado a prendermi il colore nuovo, quindi taglio il pezzettino di filo del bianco, le lascio una bella codina per poi appunto poi dovrò passare con l'ago da lana e nascondere. Quindi ho tagliato la mia codina del bianco, vado a prendermi il filo del nuovo colore e faccio in questo modo. Chiudo con una maglia bassissima agganciandomi nella testa appunto della mia prima maglia tripla effettuando, mettendo il filo sull'uncinetto del colore nuovo in modo che il passaggio di colore sia perfetto. Quindi a questo punto ovviamente giro il lavoro e mi vado a fare un nodino per fissare i fili, ovviamente senza stringere troppo ma con delicatezza, e poi successivamente questi fili, come ho detto, li andrò a nascondere con il mio ago da lana, però intanto li fisso in modo che la lavorazione non diventi molle. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle con il filo del nuovo colore. Quindi mi sono alzata con 4 catenelle, salto 1, 2 spazi di base e nel terzo vado ad effettuare la mia maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2 maglie alte, maglie triple di base e nella terza faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2 maglie triple e nella terza faccio la mia maglia bassa. Procedo così per tutto il giro e in questa maniera vado a ricominciare nuovamente la fascia che ho fatto iniziale, cambiando soltanto il colore. Quindi non faccio altro adesso che andare a ripetizione a fare i miei giri. Quindi 1, 2 maglie triple di base e nella terza faccio la mia maglia bassa. Quindi procedo così lungo tutta la mia circonferenza. Alla fine del giro, quindi io ho chiuso il cerchio facendo una maglia bassissima e ripeto
come ho fatto appunto nei giri precedenti con il colore bianco, la sequenza. Mi sposto al centro delle 3 catenelle, quindi nella seconda, con 2 maglie bassissime, mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, rientro nella stessa catenella di base, faccio una maglia alta, quindi sono andata ad effettuare la mia prima V. Mi sposto ora nella catenella centrale dell'archetto successivo, quindi nella seconda, e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nel successivo archetto, sempre nella seconda centrale, vado a fare il mio punto V, quindi una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Quindi per tutto il giro vado a ripropormi di nuovo il mio giro di punti V. Quindi vi faccio vedere il top, d'ora in poi lo faccio proseguire da sole perché non è altro che una ripetizione di questi giri. Allora, io adesso vi ho fatto vedere la fascia iniziale che abbiamo fatto, quella con il bianco, dove poi appunto nei quadratini io andrò a passarmi questo nastrino fatto di maglie basse. Siamo arrivate adesso qui a fare il primo giro di archetti e il primo giro di V. Io adesso a ripetizione dovrò fare queste fasce di colore. Io ho fatto una prima fascia di bianco, una seconda fascia di color Tiffany, quindi 1, 2, 3 giri di punti V che vi ho fatto vedere alternati dagli occhielli delle 3 catenelle. L'ultimo giro ho fatto di maglie triple, poi sono andata a farmi un'altra sequenza di bianco, quindi i 3 giri di punti V e le maglie quadruple, un altro giro con la fascia del Tiffany e un ultimo giro di bianco. Quindi vi faccio magari vedere meglio il top. Quindi ho lavorato una riga di bianco, una fascia riga di Tiffany, una fascia riga di bianco, una di Tiffany e un'altra, l'ultima di bianco, e poi devo andarmi appunto a lavorare la bordura tutta intorno. Quindi ho fatto 1, 2, 3 fasce di bianco e 2 centrali di Tiffany. Ora vi lascio proseguire così con la lavorazione e niente, ci vediamo per l'ultima parte, appunto per effettuare tutto intorno la bordura e i nostri giri di quadratini, dove poi inserire il nostro nastro elastico. Effettuati tutti i vostri giri, quindi le vostre fasce di colore, ci tengo a precisare nel dirvi che nell'ultima fascia di colore, quella prima appunto di effettuare tutto il mio bordo, io non ho fatto il giro di maglie triple, quindi mi sono fermata con 1, 2, 3 giri di punti V. Questo perché poi il topo mi veniva troppo lungo, io lo volevo diciamo a metà pancia, un po' più giù dell'ombelico, non lo volevo proprio troppo lungo, quindi comunque vedete voi come fare. Questa è stata una mia scelta. Mi sono fermata alla terza riga di punti V, quindi vi faccio vedere dove sono arrivata e come ho proseguito. Allora, sono arrivata al terzo giro di punti V, ho unito le catenelle in tondo, mi sono alzata con una catenella e sono andata a farmi tutto intorno un giro di maglie basse, intorno quindi all'ultimo giro di punti V. Due e quindi 3. Quindi sono andata a contornare tutto con dei giri di maglie basse, perciò una in corrispondenza della maglia del paletto di questa maglia alta qui, una al centro della V e una nell'altra maglia alta della V, quindi una sopra ad ogni maglia alta e una nella catenella di separazione. Quindi dove ho la maglia alta ho fatto una maglia bassa,
al centro ho fatto una maglia bassa e nel paletto appunto della maglia alta della V un'altra maglia bassa, quindi ho scontornato tutto intorno con delle maglie basse. Attenzione, mi raccomando che alla fine di ogni giro, sia che effettuate le maglie basse o sia che effettuate appunto le maglie triple, il numero di maglie triple di queste maglie basse dovrà essere pari alle catenelle che ho montato iniziali, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va nei vostri giri di lavorazione. Quindi ho continuato per tutto questo giro facendo delle maglie basse e alla fine ho chiuso con una maglia bassissima e poi vi faccio vedere come ho proseguito. Terminato il mio giro di maglie basse, vado a chiudere il lavoro in cerchio con una maglia bassissima agganciandomi alla prima iniziale, mi alzo con 1 2 3 4 catenelle, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e nella successiva quindi faccio una maglia alta, una catenella di separazione, salto una catenella di base, quindi una, e nella seconda faccio una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e nella seconda faccio una maglia alta. Quindi vado a fare nuovamente questo giro di quadratini, quindi una catenella di separazione, salto uno spazio di base, nel successivo una maglia alta, una catenella di separazione, salto uno spazio di base e nel successivo faccio una maglia alta. Quindi vado a farmi tutto questo giro di quadratini intorno, che sarà quello poi che mi servirà per passare il mio nastro elastico che mi andrà a sorreggere, diciamo, intorno tutto alla fascia del giro sotto le braccia, andrà ad aiutarmi a sorreggere il mio top, a tenerlo quindi ben saldo. Proseguo così, quindi lungo tutta la circonferenza con la lavorazione di questo motivo. Alla fine del mio giro, effettuata l'ultima maglia alta e la catenella di separazione, mi aggancio alla terza catenella del primo quadratino effettuato, chiudendo con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella e lungo tutto questo giro effettuo delle maglie basse. Quindi allora una maglia bassa in corrispondenza della maglia alta e una maglia bassa intorno appunto all'archetto di separazione delle due maglie alte. Quindi in questo modo qui vado ad effettuare tutte delle maglie basse intorno per scontornare tutto il mio lavoro in questo modo. Ora, finito il mio giro di maglie basse, dovrò continuare proseguendo con un altro giro di maglie basse, però prima di farlo devo andare a mettermi i miei marcapunti, perché ora io sono arrivata, vi faccio vedere dal top finito, sono arrivata alla parte appunto alta del mio top, che è questa, e io devo andare adesso a mettere i miei marcapunti, perché devo andare a realizzare, appunto completando con un seguente giro di maglie basse che adesso andremo a fare, dovrò appunto andare ad aggiungere questa catenella per il passaggio delle braccia, e devo prendere bene le misure per fare questo. Devo partire appunto a ragionare sulla bordura, che è multiplo di 21, quindi io devo fare bene i conti e vi faccio vedere come ho fatto io. Allora, io sono partita con 160 catenelle di base. Ora devo andarmi a creare queste due alette, che sono appunto quelle su cui io andrò a lavorare tutto intorno a questa circonferenza per realizzare la mia bordura. E il motivo è multiplo di 21, come vi ho detto. Io devo ragionare bene facendo appunto un calcolo, in modo che anche la misura che prendo di questa aletta per il passaggio del braccio appunto sia sufficiente per la mia mobilità, e quindi io vi do le misure se utilizzate appunto per il top per fare la mia taglia e con il mio filato, però appunto vi faccio vedere in ogni caso anche per altre taglie come dovete un po' fare i calcoli.
Allora, il mio top di base, le catenelle di base del mio top, io sono partita da 160 che ho lavorato appunto in tondo salendo, perciò alla fine quando mi ritrovo ad aver realizzato l'ultimo giro che abbiamo fatto adesso insieme, devo avere sempre 160 catenelle di base. Piego il mio top a metà in questo modo e inizio a mettermi i miei marcapunti. Io che cosa ho fatto? Allora, ho lasciato 68 catenelle davanti dopo aver posizionato i miei due marcapunti e 68 catenelle le ho lasciate dietro dopo aver posizionato i marcapunti. Allora, ho fatto in questo modo. Allora, ho calcolato per il diciamo per il fianco delle braccia, appunto per il laterale, ho calcolato circa 8-9 centimetri. Quindi contando le 68 catenelle lasciate davanti, e vi faccio vedere, ho messo i marcapunti così, quindi l'ho messo appunto sul paletto di un quadratino. Da qui ho contato 68 catenelle, mi sono messa l'altro mio marcapunti, quindi in questa maniera, quindi ho calcolato, vi faccio vedere le mie 68 catenelle da marcapunto nel paletto di questo quadretto a marcapunto. La stessa cosa ho fatto per la parte dietro, lasciando lateralmente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quadratini. Quindi nel paletto del sesto quadratino ho messo il mio marcapunti per la parte dietro e adesso vado a mettermi l'altro marcapunti qui, facendo la stessa cosa. Questo è il marcapunti della parte davanti. Ho contato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ho messo di nuovo il mio marcapunti. Quindi avrò 68 catenelle sulla parte davanti, 68 catenelle sulla parte dietro, di lato mi restano liberi questi 6 quadratini, perciò io ho 68 catenelle davanti, mi sono andata a montare 48 catenelle per ogni aletta che sono andata a creare. Adesso vi faccio vedere come montarle, lasciando appunto libero questo spazio. In totale, quindi le 48 catenelle di un'aletta più le 68 catenelle della parte davanti, le 68 catenelle della parte dietro e le 48 catenelle di questa aletta mi vanno a fare un totale di 232 catenelle. Il motivo è multiplo di 21, quindi significa che 232 diviso 21 mi viene fuori 11 motivi, quindi 21 per 11 motivi sono 231, allora 21 che è il multiplo per 11 motivi sono 231 catenelle più una, ed ecco qui che io ho totalizzato le mie 232 catenelle. Quindi il motivo multiplo di 21 per 11 motivi appunto io intendo questi a ripetizione, questi 21 motivi più una catenella. Quindi dovrete andare a montare intorno a tutta questa circonferenza un numero di catenelle multiplo di 21 più 1, calcolando appunto di lasciare questo spazio sufficiente per appunto il laterale delle braccia. Facciamo in modo di mettere il primo marcapunti posizionandolo appunto in corrispondenza dell'asola di chiusura dell'ultima maglia bassa che ho effettuato per chiudere il giro. Quindi abbiamo questo marcapunti qui e da qui contiamo appunto i 6 quadratini per il
il laterale del braccio. Quindi ve lo faccio vedere sul prototipo per farvi capire un attimo adesso come muovermi. Quindi abbiamo messo il nostro marcapunti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mettiamo l'altro marcapunti e facciamo finta che questo sia il nostro laterale. Adesso dobbiamo subito partire montando le nostre 48 catenelle, che sono quelle appunto di questa aletta qui che noi andiamo a creare. Quindi 6 quadratini da marcapunto a marcapunto sono questi. Noi siamo con il filo qui adesso in corrispondenza appunto dell'asola, andiamo a creare queste 48 catenelle che sono quelle che mi vanno a formare la mia aletta del passaggio delle braccia. Quindi prendo il mio filo e vado subito a montarmi le mie 48 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Quindi da qui sono salita a montare 48 catenelle, vado dove appunto ho posizionato dopo i miei 6 quadratini il mio marcapunti, punto l'uncinetto e faccio la mia prima maglia bassa. Adesso non faccio altro che fare delle maglie basse tutto intorno alla mia circonferenza fino a quando non arrivo all'altro mio marcapunti dall'altra parte, dove andrò a fare la stessa cosa. Quindi proseguo con tutte maglie basse fino all'altro marcapunti. Una volta appunto completate tutte le mie alette, vi lascio continuare da sole effettuando tutto intorno al giro della circonferenza con un giro di maglie alte e poi successivamente andremo a fare un giro di questi quadratini. Completato tutto intorno con il mio giro di quadratini e di maglie alte, scusate, mi alzo con 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 2 catenelle di base, quindi 1, 2 e nel terzo spazio faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 1, 2 spazi di base e nel successivo faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 1, 2 catenelle di base e nel terzo faccio una maglia alta. Proseguo per tutto il giro andandomi a creare questa base di quadratini che poi è la base sulla quale noi andremo a creare questo nostro motivo di bordura. Alla fine del mio giro, dopo che ho effettuato le mie 2 catenelle di separazione, vado ad agganciarmi con una maglia bassissima nella terza catenella della prima iniziale, in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a fare dentro a questo primo arco, diciamo, vado a farmi 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi sono andata a crearmi queste 6 maglie alte che in totale appunto con le prime 3 catenelle che mi sono alzata fanno un totale di 7 maglie alte. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle di separazione. Vado a saltare 1 e 2 quadratini
e in questo paletto inizio ad effettuare delle maglie basse, quindi una maglia bassa in corrispondenza di questo paletto, dentro qui ne faccio 3, 1, 2 e 3 maglie basse, una maglia bassa in corrispondenza del paletto della maglia alta. In questo archetto vado a fare altre 3 maglie basse ed effettuo una maglia bassa nel paletto appunto della maglia alta. Quindi ho totalizzato 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie basse in tutto. Faccio vedere. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 2 quadratini di base e nel terzo quadratino faccio 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi d'ora in poi vado a ripetermi questa sequenza qui, quindi le 7 maglie alte, che sono quelle che ho fatto adesso, andrò a farmi 5 catenelle di separazione, salto i miei 2 quadratini, inizio a fare da questo paletto quindi le mie 9 maglie basse, dopodiché mi faccio altre 5 catenelle di separazione e le mie 7 maglie alte, quindi proseguo per tutto il giro con questa sequenza. Completato il mio giro e fatte le mie ultime 5 catenelle, mi aggancio con una maglia bassissima nella seconda catenella delle prime 3 che ho montato. Mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte successivamente, una dietro l'altra. Quindi 1, 2 e 3. In questo modo faccio 3 catenelle di separazione e faccio successivamente altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi vedete ho fatto 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle di separazione, sono partita a fare la prima maglia alta all'interno dello stesso spazio dell'ultima che ho fatto e quindi sono ripartita e facendo 1, 2, 3, 4 maglie alte, adesso faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle di separazione, vado nel giro dove ho effettuato le mie maglie basse, salto la prima e faccio 1, le maglie basse sottostanti sono 9 consecutive, io adesso salto la prima e ne vado a fare 7 una dietro l'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ho tralasciato la prima e l'ultima delle maglie basse. Faccio ora le mie 1, 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione, vado appunto dove ho il motivo delle mie 7 maglie alte e effettuo 1, 2, 3, 4 maglie alte, 3 catenelle di separazione, riparto nello stesso punto dove quindi punto l'uncinetto dove ho effettuato l'ultima maglia alta e riparto a farne altre 4, quindi una, successivamente la seconda, nell'altra
maglia alta sottostante faccio la terza e nell'ultima maglia alta sottostante faccio la quarta. Quindi vado così a ripartire con la sequenza del mio motivo e ripeto quindi queste sequenze per tutto il giro. Alla fine del giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella della prima iniziale. Mi alzo con 1, 2, 3 maglie e vado a fare 3 maglie alte consecutive, quindi 1, 2 e 3, quindi per un totale di 4 maglie alte. Faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'arco di catenella e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'arco e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e vado a fare 4 maglie alte sopra alle 4 maglie alte sottostanti, quindi 1, 2, 3 e 4. Sembra complicato questo giro, l'esecuzione di questa bordura, ma in realtà è sono soltanto 6 giri in totale per creare questo motivo, che vale veramente secondo me la pena farlo perché è molto molto bello. Quindi completati anche queste 4 maglie alte, faccio 1, 2, 3, 4 e 5, passo appunto nella fascetta dove prima avevo fatto le mie 7 maglie alte, salto la prima maglie basse, salto la prima maglia bassa e vado nella seconda e vado a farmi 5 maglie basse consecutive, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, in questo modo. Riparto facendo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione e rivado nel motivo, quello del ventaglio, e vado a ripetere di nuovo le mie 4 maglie alte, due, 3 e 4, quindi vedete 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione ed un'altra maglia alta, due catenelle di separazione e passo nelle maglie alte che trovo consecutive nelle 4 sottostanti e vado a ripetere le mie 4 maglie alte. Quindi riparto con le mie 5 catenelle, 3, 4 e 5 e riparto così con la mia sequenza lungo tutto il giro. Quindi le mie 4 maglie alte, sopra alle 4 maglie alte sottostanti, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, che questa è la punta del ventaglio, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e poi vado a fare le mie 4 maglie alte consecutive, 5 catenelle di separazione e laddove appunto sotto prima avevo il motivo delle 7 maglie basse salto la prima e salto l'ultima e mi vado a fare 5 maglie basse. Di nuovo le mie 5 catenelle di separazione e vado a riprendermi di nuovo il mio motivo di questo ventaglio. E completiamo così questo terzo giro per la bordura con questa sequenza. Alla fine del giro, effettuate le mie ultime 5 catenelle, mi vado a chiudere il giro come al solito con una maglia bassissima. Quindi mi alzo con 1, 2, 2 e 3 catenelle e vado a effettuare successivamente 3 maglie alte consecutive.
per un totale quindi di 4 maglie alte. Faccio 2 catenelle di separazione all'interno della punta del ventaglio, quindi di questo spazietto vado a farmi 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio 2 catenelle di separazione e nelle successive 4 maglie alte consecutive vado a fare 4 maglie alte, quindi una maglia alta, 2, 3 e 4. Ecco qui, quindi diciamo ho continuato a proseguire sulla lavorazione di questo ventaglio. Ora faccio le 5 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e nello spazietto dove avevo appunto il motivo delle 5 maglie basse salto la prima maglia bassa e dalla seconda ne vado a fare 3 consecutive, quindi una maglia bassa, una seconda maglia bassa e una terza maglia bassa. Quindi ho fatto 3 maglie basse lasciando appunto libere nello spazio sottostante la prima e l'ultima. Vado a farmi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle di separazione e vado a ripetere, cioè a ripartire appunto con il motivo del ventaglio che vi ho appena fatto vedere. Quindi faccio le mie 4 maglie alte, scusate, allora 1, 2, 3 e 4, 2 catenelle di separazione e all'interno della punta del ventaglietto faccio le mie 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 2 catenelle di separazione e le 4 maglie alte sopra le 4 maglie sottostanti, quindi 1, 2, 3 e 4. Ripeto con 1, 2, 3, 4, 5 e riparto così a proseguire la sequenza. Perciò dopo le 5 catenelle andrò a farmi le 3 maglie alte, le 3 maglie basse, scusate, saltando la prima e l'ultima, e quindi riparto così per questo 1, 2, 3, questo è il quarto giro, e faccio così, proseguo con questa sequenza per tutto il mio quarto giro. Alla fine, effettuate le mie ultime 5 catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia eseguita e chiudo in cerchio. Mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e vado a fare successivamente una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta e una quarta maglia alta. Un totale quindi di 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, passo e vado appunto nel ventaglio, questo pieno che ho fatto al centro, e faccio una maglia alta sopra la prima maglia alta, una catenella di separazione, nella successiva maglia alta faccio una maglia alta, una catenella di separazione, nella successiva maglia alta una maglia alta, una catenella di separazione, nella successiva una maglia alta, una catenella di separazione. Quindi per tutte le maglie alte che trovo sottostanti vado a fare una maglia alta intervallata da una catenella di separazione.
Quindi così facendo sono andata ad effettuare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lo stesso numero di maglie alte che avevo sottostante, solo che prima le ho fatte tutte attaccate, adesso le ho intervallate da uno spazio di una catenella. Faccio 2 catenelle di separazione e vado a fare 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte che trovo sottostanti, quindi 1, 2, 3 e 4. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Laddove avevo le mie 3 maglie basse di questo gruppetto sottostante, al centro faccio una maglia bassa, quindi salto la prima maglia bassa, vado nella seconda e faccio una maglia bassa e basta. Faccio 5 catenelle di separazione e vado nel mio motivo di arco successivo e vado a riprendere quindi la mia sequenza, quindi facendo 4 maglie alte sopra le maglie alte sottostanti, in questo modo, 2 catenelle di separazione, passo nel ventaglietto centrale e vado a fare una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, separate però da una catenella, quindi una maglia alta, una catenella, nella successiva una maglia alta e una catenella, 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 un'altra maglia alta ed una catenella, 2 catenelle di separazione e vado a riprendere con le mie 4 maglie alte consecutive, 5 catenelle di separazione, una maglia bassa al centro delle 3 maglie basse sottostanti e riparto appunto con le mie 5 catenelle e la sequenza del motivo del ventaglio. Alla fine del nostro quinto giro chiudiamo il tutto con una maglia bassissima, ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle e effettuiamo una maglia alta per ogni maglia alta sottostante per un totale di 4. Facciamo 2 catenelle di separazione, ci agganciamo alla prima maglia alta facendo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quindi laddove troviamo una maglia alta effettuiamo una maglia alta e successivamente 2 catenelle di separazione, quindi una maglia alta e 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta. Quindi abbiamo fatto le nostre prime 4 maglie alte iniziali, 2 catenelle di separazione e poi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte separate ognuna da 2 catenelle. 2 catenelle di separazione e sopra alle 4 maglie alte sottostanti andiamo a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, una maglia bassa sopra alla maglia bassa sottostante, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a ripetere di nuovo il nostro motivo, quindi la sequenza che vi ho appena fatto vedere. Quindi le mie 4 maglie alte, le 2 catenelle di separazione,
e ci agganciamo appunto alla prima maglia alta del gruppo di 7 facendo una maglia alta intervallata da 2 catenelle di separazione per 7 volte, quindi ripeto nuovamente la sequenza del sesto giro, appunto dell'inizio dell'ultimo del ventaglio appunto che vi ho appena fatto vedere, e così riparto e proseguo con questa sequenza lungo tutto il giro. Alla fine del giro chiudo come sempre con una maglia bassissima e scontorno tutto mi alzo con una catenella e faccio un giro di maglie basse intorno a tutta la circonferenza della mia bordura. Quindi vado a rifinire semplicemente il mio lavoro con un giro di maglie basse tutto intorno. Quindi laddove appunto le 2 catenelle di spaziatura vado a fare 2 maglie basse all'interno dell'archetto, sopra la maglia alta faccio semplicemente una maglia bassa, nello spazietto delle 2 catenelle faccio 2 maglie basse e proseguo così con questo appunto, con questa rifinitura che appunto dà un attimo di raffinatezza a questa bordura, e proseguo così appunto con questo giro di maglie basse lungo a tutto intorno appunto a tutta la circonferenza della bordura. Il mio top quindi è finito, però per completarlo servirà montare una catenella lunga 1,5 metri che io sono andata a lavorare con un giro di mezze maglie alte, quindi montate un tot numero di catenelle lunghe 1,5 metri e su ogni catenella andate a lavorare come preferite una maglia bassa o una mezza maglia alta. Completato appunto il vostro laccetto, lo dovete passare nel primo giro che abbiamo effettuato all'inizio del top dentro e fuori dei quadratini, vedete, magari aiutandovi con una spilletta, e quindi lo dovete passare sopra e sotto partendo magari dal centro del top e vi passate appunto il laccetto dentro e fuori ad ogni quadratino, aiutandovi magari con un marcapunti o una spilletta di quelle da balia, quelle piccoline, e quindi andate a completare con questo laccetto nella parte bassa, che è molto carino, che poi servirà a stringere leggermente il top e ad annodarlo, facendo appunto un fiocchettino così decorativo. A me piaceva molto quest'idea. Poi invece nella parte alta del nostro top, dove abbiamo completato con l'ultimo giro di quadratini, io vado a prendermi il mio filo elastico, mi misuro la circonferenza appunto del mio busto nel punto del passaggio sotto alle braccia, quindi prendo la circonferenza e la metto in modo che l'elastico mi stringa un attimino, tanto quanto basta da sentirmi il lavoro sostenuto. Quindi presa la misura taglio il filo elastico e lo vado a cucire con ago e filo in modo prima di andarlo a cucire, scusate, lo devo passare dentro e fuori. Una volta che l'ho tagliato lo devo passare dentro e fuori al mio giro di quadratini, e una volta che avrò passato appunto tutto il filo elastico all'interno di ogni quadratino, lo andrò a prendere e a unire e a saldare appunto a cucire con ago e filo. E quindi il top risulterà leggermente più stretto nella parte alta, e quando lo andremo ad indossare sarà quindi perfetto e sostenuto. Ho quindi così realizzato e completato il mio lavoro. La bordura potete scegliere se farla o non farla. Vedete, io avevo fatto 2 top, uno per me e uno per mia figlia. Mia figlia l'ha voluto semplice, quindi senza la parte della letta. Adesso io lo sto completando
quindi ho fatto proprio un top finito così con la parte alta semplicemente, andrò a fare i giri di quadratini e poi andrò a mettere l'elastico, magari farò un piccolo bordo perché non si veda appunto l'elastico, il passaggio dell'elastico, e però l'ha voluto appunto semplice, senza bordura, quindi proprio una fascia, un top semplice. A me invece piace tantissimo l'idea di questo bordo che passa appunto tutto intorno e mi va a coprire un attimino la spallina la parte della spalla, delle braccia, insomma. Se volete, se non volete appunto che la spallina vi cada leggermente giù, a me piace comunque anche che scenda, potete sempre prendere un filo elastico bianco di quelli sottili però trasparenti e passarlo appunto intorno da questo punto a questo punto e arricciare e stringere un attimino la spallina, ma questa è una scelta appunto del tutto personale che valuterete voi. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo tutorial. Io spero di esservi stata utile, spero appunto che questo mio progetto vi sia piaciuto. Io lo trovo veramente un lavoro molto molto carino, molto romantico, veramente molto, molto grazioso e fresco per l'estate. Lo vedo bene sia per il mare ma anche per la città, quindi poi deciderete voi appunto l'uso che sarà più adatto. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito. Se il progetto vi è piaciuto lasciatemi come indice di gradimento un pollice in su e spero di rivedervi presto con un altro video tutorial. Vi ringrazio, ciao ciao!